Queste sono tutte le lettere di Zodiac, effettivamente quasi tutte simili. Ok. Prova ad andare avanti. No, brother, non ci voglio credere. È il confronto fra le parole della lettera anonima e le parole... Con solo le parole maiuscole composte da Zodiac. Raga, sono uguali. No, ragazzi, non ci posso credere. Io faccio il grafico, nel senso... No, vabbè, follia. Liturgie di un bigotto, le teorie del complotto, omelie sul cruscotto, litanie di un corrotto, con il cervello in pappa ma con il vento in poppa, vuoi arrivare al succo, goditi la polpa. Bulk Podcast. Volume 2 della puntata Zodiac Mostro di Firenze. Siamo qui con i nostri ospiti Andrea Rebuscini e Valeria Vecchione. Dove eravamo rimasti? Non facciamo l'applauso. All'inizio della puntata facciamo l'applauso, facciamolo, no? Per voi è passata una settimana, per noi pochi istanti. Esatto. Allora, eravamo all'identikit, Sì, giusto? esattamente. Che hai ricostruito tu graficamente. E che è molto simile all'identikit che viene trasmesso in TV, al primo identikit di Zodiac. E poi queste sono le foto degli anni 70 di Joe Bevilacqua. Qui io non mi pronuncerei, direi solo guardate le foto. Ok, 2 identikit a confronto. Adesso noi confrontiamo 2 identikit che uno l'abbiamo appena visto, che è quello di Zodiac, ricostruito da me, prendendo in esame tutte le caratteristiche certe descritte da tutti i testimoni che hanno osservato Zodiac. Sì. E un identikit che diciamo che è stato trasmesso, è stato pubblicato soprattutto nell'ultimo periodo, possiamo dire negli ultimi anni, che apparentemente no, ma possiamo dire di chi è del settembre 85 questo identikit. Settembre 85 il signor Urras ed è a Verbale, in macchina stava percorrendo la strada degli Scopeti e vede di giorno, quindi il delitto doveva ancora avvenire, vede un uomo in atto, diciamo così, dubbio, voyeuristico. Tant'è che dice sarà un guardone. Vede quest'uomo che poi descrive agli organi di competenza, che a loro volta organizzeranno appunto questo photofit. Quindi diciamo l'identikit fornito da un testimone che ha visto nelle zone dell'omicidio, ore prima dell'omicidio, una persona in atteggiamenti, secondo il testimone, sospetti. Niente Però di più. Questo identikit che vediamo a schermo non è mai stato confermato in associazione al Mostro di Firenze. È un identikit di un testimone che ha visto nella zona lì vicina dove sono avvenuti gli omicidi una persona sospetta. Sì, esattamente. A circa 200 metri è un photofit che è differente da un identikit. All'interno della vicina del Mostro di Firenze sono stati effettuati diversi identikit, tra cui questo photofit di questa persona avvistata nelle vicinanze il venerdì del weekend del delitto. E possiamo dire che fitta. Qui hai sezionato, diciamo, i due. Sì, diciamo, trovo curioso appunto che questa persona somigli all'identikit di Zodiac. Cioè, anche se possiamo dire che non è un sospettato perché non è l'identikit di quello che ha visto il Mostro di Firenze, però diciamo che se da oltreoceano abbiamo un identikit di Zodiac e vicino alle zone, diciamo, dell'omicidio c'è un identikit simile, già comunque possiamo dire che è qualcosa. Sì, oltretutto il primo è stato realizzato sul finire degli anni 60 e questo nell'85, quindi sono passati un po' di anni. Sì, c'è un invecchiamento. C'è una sorta di invecchiamento. Tempiatura, sì, diciamo che... Però possiamo dire che c'è una vaga somiglianza, questo lo possiamo dire? Certo. Trovo sicuramente curioso questo, ecco, una certa somiglianza. Allora, io passando a un altro discorso, indagando su i serial killer che hanno agito nelle 2 vaste aree del mondo che comprendono Stati Uniti e Europa, ho scoperto che si parla di più di 4.000 casi di serial killer negli ultimi 70 anni. Tantissimi serial killer, ok? Quindi più di 4.000 casi tra Stati Uniti ed Europa. Studiandoli però nel dettaglio si scopre che solo una decina di questi migliaia di casi riguardano killer di coppie, o meglio, pochissimi, sono già pochissimi, però diciamo che tutti questi casi, di questi 10 casi, solo 4
nello specifico, riguardano serial killer che hanno agito più o meno nello stesso modo in cui hanno agito Zodiac e il mostro di Firenze. Infatti Zodiac e il mostro di Firenze rientrano in questi 4 casi. Ok? Quindi ce ne sono altri 2. Ce ne sono altri 2 di cui parleremo a breve. Ok. Considerate che su più di 4.000 casi si parla dello 0,01%. Beh, certo, sì. Cioè stiamo parlando di qualcosa Di che più è unico che raro. più unico che raro, bravissimo. E quindi si parla di serial killer che hanno scelto coppie appartate in auto, che come prima arma hanno usato una pistola, spesso appartati in auto di notte, intenti nell'atto sessuale, e quindi si parla proprio di pochissimi casi, 4. Noi sappiamo che il soggetto in questione, come abbiamo già visto precedentemente, sul finire degli anni 60 lavorava sotto copertura, faceva varie indagini sotto copertura e non era fisso in Vietnam. Addirittura mi pare di ricordare che durante la testimonianza, durante il processo Pacciani, lui dice di aver lavorato addirittura per i servizi segreti. No, dichiarò di essere stato un poliziotto criminale e poi attraverso indagini e ricerche effettivamente lui faceva parte del CID, la Criminal Investigation Division, che è un dipartimento molto particolare di personale addestrato militarmente, addestrato a livello di indagini sui crimini, di crittografia, insomma, Diciamo personale personale molto dedicato. formato in maniera importante. Esatto. E riferì a Francesca Micone di aver lavorato anche sul caso Khaki Mafia. Il caso Khaki Mafia, studiandolo nel dettaglio, comprendeva sia il Vietnam che la California. Ok. Quindi dal momento in cui noi, tramite questa mail che è arrivata a Francesca Micone da Mark Rees, che era il tenente colonnello che ha lavorato anni addietro insieme a Gio Bevilacqua, noi sappiamo che appunto lui svolse in quegli anni. Quindi questo Mark Rees scrive al giornalista Francesco Amicone che Gio Bevilacqua nel 1968 sarebbe stato, diciamo, incaricato di portare avanti delle missioni sotto copertura, delle attività sotto copertura per conto del In questo caso NCO, che credo che sia agli Hawaii, se non è. ok, però diciamo quindi militare americano. Militare americano, senza copertura. ombra di dubbio, conferma il fatto che non fosse fisso in Vietnam questo personaggio. Chiaro, Ok? quindi diciamo collegherebbe, e questa cosa comunque è da dire, Gio Bevilacqua, diciamo, ai servizi segreti americani. Esattamente. Dovete considerare che tutti questi lavori sotto copertura non vengono appunto riportati nella sua carriera. Non avrebbe senso. Ok. Noi sappiamo che poi nel 74 sparisce Zodiac dall'America e inizia la serie di duplici omicidi del mostro di Firenze. C'è anche chi dice, naturalmente, si pensa che abbia iniziato nel 68, però qua bisogna, a mio avviso, rivedere un po' la questione. Il solito ginepraio, passiamo oltre. Questo passiamo oltre, però io... È un capitolo a sé. Sì, citerei soltanto la perizia di Innocenzo Zuntini, che fu la stessa del 68, e fu lui stesso a fare la perizia sui bossoli sparati, sia nel 68 che nel 74, ok? Studiandole, le perizie sono completamente diverse. Si parla, cioè in pratica il percussore della pistola, quando viene sparato un colpo, lascia dei segni sul fondello del bossolo, e lì i segni sono completamente diversi da quelli del 68. Quindi stiamo parlando di perizie completamente diverse. Se così fosse, però, avremmo un altro serial killer di coppia che non è il... No, nel 68 ci fu un giudicato, cioè ci fu un condannato che era il marito della vittima femminile. Ah, ok, a posto. Si parla di sardi. Successivamente venne... Che è la pista sarda. Esatto, venne poi incluso invece nella serie omicidiale del mostro di Firenze. Ma la cronaca è questa: Chiaro. per quell'omicidio ci fu un condannato. Chiaro, ok. E scusate, le sentenze poi relative al caso del mostro di Firenze assegnarono un colpevole a 4 dei duplici omicidi del mostro di Firenze, ma ad altri altrettanto no, compreso quello del 68. Chiaro. Esattamente, quindi nel 74, come ho già detto, sparisce dalla scena in America Zodiac e inizia quindi una serie di duplici omicidi che proseguirà fino all'85 sulla piazzola degli Scopeti, a 400 metri linea d'aria da casa di questo soggetto. Allora, questa è la piazzola degli Scopeti in giallo, potete vedere,
e invece in rosso, giusto? Sì. Il luogo dove lavorava Joe Bevilacqua come custode del cimitero militare americano. Direttore. Quindi diciamo che prosegue fino all'85 e finisce vicinissimo a casa di questo soggetto. È un caso al Mostro di Firenze, come abbiamo già visto, qualcuno aveva notato che c'erano gli omicidi svolti tutti vicino all'acqua, ok? Quindi su questo non c'è dubbio. E in più vorrei parlarvi ora di un articolo particolare, un articolo molto interessante che ho ritrovato del Los Angeles Times, un articolo interessante del Los Angeles Times che riguarda l'attività di direttore del cimitero dei Falciani di Joe Bevilacqua nell'81. Gli viene chiesto com'è condurre questo lavoro, com'è gestire il cimitero. E lui stesso dice che è molto tranquillo, è un'attività molto rilassante. L'unico problema che io ho... I pescatori. Sì, è con i pescatori. E l'attività di pesca era gentilmente scoraggiata dallo staff. Quindi mi viene da dire, cioè, perlomeno sorge una domanda spontanea. Noi sappiamo che Pietro Pacciani conosceva Joe Bevilacqua anche per questa motivazione. Andava a sparare vicino al cimitero e spesso, secondo ciò che ha riferito la moglie di Joe Bevilacqua nel 2023, ottobre del 2023, Bravo. sparava nei luoghi adiacenti al cimitero Per cacciare i pescatori. per cacciare. A cacciare. E spesso la selvaggina che cadeva all'interno del cimitero doveva essere recuperata e suo marito Joe Bevilacqua spesso andava ad aprirgli le porte a Pietro Pacciani per raccogliere la selvaggina. Ok. La domanda sorge spontanea: com'è possibile che tu accetti l'attività di caccia di Pacciani E non accetti quella e dei non accetti pescatori. quelle dei pescatori silenziosi che pescano nel fiume adiacente al cimitero? È una domanda, Good point. penso che sorge spontanea. Certo. E a questo punto mi viene da dire che rapporto avevano queste due persone. Pacciani e Joe Bevilacqua. Faccio presente che in udienza nel 1994, quando il signor Bevilacqua venne ascoltato come testimone e oculare, ossia testimone che vide Pietro Pacciani nelle adiacenze sempre della piazzola di Scopeti, 1985, lo descrive nei minimi particolari, ma nel 94 in udienza non dice io l'ho riconosciuto il signor Pacciani perché lo conoscevo. Lui riconosce Pacciani 7 anni dopo, nel 92, non nell'85. Nell'85 non dirà mai io ho visto il signor Pacciani. In silenzio per tanti anni. Nel 92, dopo 7 anni, vede Pacciani sui giornali e allora contatta le forze dell'ordine per dire quel signore era Pacciani, ma se già lo conoscevi, ce l'ha detto tua moglie che si conoscevano. Perché aspettare 7 anni? Tra l'altro qua c'è una bellissima coincidenza. Che giorno andò Joe Bevilacqua a Firenze per parlare con gli inquirenti? Il 14 luglio 1992. E che notizia uscì sui giornali? Il giorno dopo, questa è una cosa che ho trovato per caso, perché scartabellando la rassegna stampa del mio archivio mi rendo conto che il 14 di luglio il signor Bevilacqua effettua un sopralluogo con la polizia scientifica sulla piazzola di Scopeti e redigono anche un report fotografico. E se non fosse che il giorno dopo su tutti i quotidiani, quindi il 15 luglio 92, esce la notizia a caratteri cubitali: Pacciani ha deciso di parlare, di dire la sua verità. Magari questa è una coincidenza temporale. Il discorso è questo, e siamo sempre lì. Dall'85 al 92 passano 7 anni e la prima volta che Pacciani viene ripreso dai giornali come mostro di Firenze, non come lanciafiamme di paese, ragazzi, mostro di Firenze, è ottobre 91. Lì avrebbe dovuto allora riconoscerlo, eventualmente, se non l'aveva conosciuto prima. Passano quasi un anno, si presenta a luglio 92 per dire adesso mi ricordo, sì no, adesso era Pacciani. Perché dopo tutto questo tempo? E soprattutto, ripeto, il giorno dopo su tutti i quotidiani viene fuori la notizia che Pacciani ha deciso di votare il sacco. Questo per onor di cronaca è il dato da sottolineare. E questi sono già 2 di quei 4 rarissimi serial killer, il Mostro di Firenze e Zodiac. Ok. Quindi
abbiamo la sua presenza a Firenze. Quindi andiamo a vedere, immagino, i 2 serial killer della storia americana e europea, gli unici 2 serial killer che hanno ammazzato delle coppie che non sono Mostro di Firenze e non sono Ce ne Zodiac. sono altri 2. Ok. Ho parlato di 4. serial 4. killer. Ce ne sono solo 4 che hanno agito esattamente in quel modo, con quel modus operandi. Quindi sappiamo che lui era a Firenze, in quei Sì. luoghi, in quegli anni. Sì. Sappiamo delle sue indagini sotto copertura, ok, anche sul caso della Khaki Mafia, ne abbiamo parlato. Poi c'è un terzo caso che avvenì negli anni 50, quindi stiamo parlando di 10-12 anni prima di Zodiac. Ok. È un caso poco conosciuto, Ok. anche per Io gli non anni, lo conoscevo affatto. anche per gli anni, no? Infatti non si trovano foto, non si 10 trova- anni prima della prima attività di Zodiac. di Zodiac, sì. L'assassino delle coppie di Düsseldorf. L'assassino delle coppie di Düsseldorf. È un Siamo caso. in che anni? Seconda metà degli anni 50, giusto? Allora, sì, Secolo esattamente. scorso. Allora, questo caso è molto interessante perché è stato in effetti arrestata una persona che si chiama Werner Bust col compagno Franz Lorbach. E però questo caso praticamente riguarda 3 omicidi. Un omicidio di un avvocato nel 53, che si chiama Bernd Servet, questo avvocato. Poi 2 veri duplici omicidi, uno del novembre del 55 e l'altro del febbraio del 56, Ok. a distanza di 3 mesi dal secondo. Ok. Ok? Il problema qual è? Che nel primo appunto fu ucciso una sola persona, l'avvocato Bernd Servet, e mentre negli altri 2 furono uccise 2 coppie. E i casi sono completamente diversi gli uni dagli altri. Tant'è vero che, per quanto sì, è stato arrestato poi nel 1956 Werner Bust, accusato tra l'altro dal suo compagno Franz Lorbach, però gli è stato affibbiato alla fine solamente l'omicidio dell'avvocato Bernd Servet. Dovete considerare che questi 2 personaggi erano famosi nella zona per essere due criminali, erano dei rapinatori seriali. Facevano molti attacchi a coppie ma anche a persone singole e li derubavano. Ok? Quindi una volta arrestato gli hanno inizialmente affibbiato anche gli altri 2 duplici omicidi, quello del 55 e del 56, però di fatto non c'erano né le prove, ma soprattutto gli inquirenti si resero conto che i casi non c'entravano proprio nulla come modus operandi con quello del 53 e infatti finì per essere arrestato, gli è andato all'ergastolo solo per l'omicidio dell'avvocato Il Bernd primo. Servet. Ok, Il quindi è primo. stato confermato solo quello. Ok, Confermato quindi solo questo. rimangono irrisolti i 2 duplici Io omicidi. duplici omicidi. Tra A l'altro- livello metodologico Posso girare che non sto c'entrano fremendo? nulla. No. Allora, completamente diversi. Questo riguarda Düsseldorf. Siamo in Germania, quindi negli anni 50. Negli anni 50 in Germania. Sì, Chi c'era? nelle campagne intorno a Düsseldorf, ok? Ok. M, il Sono mostro- luoghi, tra l'altro, M è il mostro di Düsseldorf. Sì, tra l'altro sono luoghi molto molto simili alla Toscana, vicini all'acqua, anche quelli. Ah, c'è sempre l'acqua? Sì. Ma che cazzo. Tra l'altro il primo duplice omicidio del novembre del 55 fu uccisa la coppia e l'auto fu spinta dentro una cava piena d'acqua. Il secondo invece omicidio, il duplice omicidio del 56, del febbraio del 56, il problema è che ci sono un po' informazioni vaghe, perché alcune informazioni parlano di un modus operandi particolare. L'omicida arrivò, probabilmente li minacciò con una pistola e li legò dietro la schiena e le mani, Ok. qualcosa che ritroviamo anche In Zodiac. in Zodiac. Altre informazioni non parlano di questo, ci tengo a precisarlo perché di fatto sono passati talmente tanti anni che davvero si trovano poche informazioni. Certo. Però c'è stato Stefan Arbort, che è un noto criminologo tedesco che si è occupato di questo caso ed è andato addirittura nel 2003 a intervistare Werner Bust, ormai aveva scontato il suo ergastolo, e di nuovo ha ribadito dopo il suo ergastolo Cioè dicendo sono colpevole di quello, solamente di quello, ma degli altri, no. loro hanno continuato, sia lui che Franz Lorbach hanno continuato per anni, per decenni a dire ma no, non abbiamo mai Chiaro. fatto. Vabbè, ma quindi chi c'era? La domanda sarebbe... Sì, la cosa molto interessante è che in quegli anni nella Germania occidentale c'era il nostro personaggio Giove Vilacqua.
No, operava lì. Operava lì, lui arrivò a 18 anni in Germania. Come primo cuoco della 14ª No, lui divisione. arrivò nel 54 e inizialmente svolse un ruolo all'interno della fanteria, poi dopo lo misero a capo della squadra, caposquadra della Caposquadra. fanteria della sua divisione militare Sì, poi primo cuoco. e primo cuoco. Allora, Ma perché da caposquadra passi a primo cuoco? questo è interessante. Dato che la domanda è lecita, Hai guardi- fatto qualche cagata gigante allora, non, o ti hanno dato da fare è qualcos'altro? sicuramente un dato curioso, perché quella retrocessione avviene a soli 3 mesi dopo questa serie di duplici omicidi. Lui da caposquadra della fanteria, i suoi superiori hanno evidentemente notato qualcosa. Ritenuto opportuno declassarlo a 3 mesi dai duplici omicidi, declassarlo da caposquadra a primo cuoco. Sì. C'è chi potrebbe dire sì, però dove stava? Stava a Düsseldorf? No, lui stava a Francoforte. Ok. C'è anche da dire che però lui l'ha anche detto nel 94, lui ha avuto una vita itinerante, poi per un americano. Quanto dista Francoforte da Düsseldorf? 300 km. 300 km. Però è anche vero che non è che lo lasciano lì fermo in una caserma, no? Vabbè, comunque è distante, è distante. raggiungibile in auto. È raggiungibile in auto, in treno. Cioè, diciamo, allora, sarebbe una casualità se fosse l'unico elemento, ma nel momento in cui noi possiamo collocare la stessa persona, La stessa metodologia. stessa Questo metodologia, declassamento a pochi In- mesi di distanza, molto strano. sono una concatenazione di E coincidenze. poi parlando di chilometri, diciamo che per noi italiani 300 km sono 300 km, Per un americano un po' meno. un po' meno. In tutti i film lo vediamo. Sì, no? americani ma è fanno- solo a 500 km da qua, quindi insomma per loro le distanze sono È ben vero. differenti. Sì, No? sì. Quindi io trovo curioso il fatto che insomma, questa persona fosse presente lì dove il terzo assassino di coppie seriali di questi casi più unici che rari ha agito. Ti faccio una domanda, Andrea, ma in realtà anche a te, Valeria. Questa ipotesi è mai stata ventilata da qualcuno? No. Infatti io volevo aggiungere questa cosa. Io non sapevo di questi casi in Germania, ma facendo parte appunto del microcosmo mostrologia, devo dire che non avevo mai sentito un collegamento, un'ipotesi di collegamento tra i due casi. Va detto però che durante i colloqui tra Francesco Amicone e il signor Bevilacqua, colloqui che in quel momento trattavano le uccisioni di coppiette nelle campagne fiorentine, il signor Bevilacqua disse a Francesco Amicone: in Germania accaddero omicidi simili. E questo è interessante, molto interessante. Ragazzi. Soprattutto perché tu l'hai appreso, Adesso Non lo sapevo neanche io, quindi. nessuno dei due lo sapeva, rispettivamente. Tra l'altro andiamo nella slide seguente, quella dopo. Infatti volevo chiederti Sì, di questa. come vedete, dal 45 al 55 spesso i militari americani, gli alleati, ne hanno combinate di cotte e di crude, ok? Da stupri a violenze, quindi diciamo che tanti omicidi e tanti casi, insomma, venivano comunque affibbiati agli alleati, ok? Diciamo Certo. che era terreno fertile Sì, per sì, un sì. alleato. Arrivavano lì, avevano appena fatto una guerra, Una facevano, situazione, saccheggiavano, diciamo, un po' di anarchia. Quindi diciamo che era post-bellica. terreno fertile. Una situazione storica che si prestava. Questo qua era il terzo caso, no? Di serial killer di coppie. Rarissimi casi di serial killer di coppie. Poi ce n'è un quarto. Cioè, capite, Andrea è partito da questo assunto. La metodologia che hanno in comune, in questa ipotesi sempre, il mostro di Firenze e Zodiac, nella storia molto ampia di killer americani si è vista... Europei? Europei si è vista solo, diciamo, in 10 casi, ma nello specifico in 4 casi. Cioè, in 2 continenti nella storia dei serial killer. Uno è questo in Germania. Scusate, di coppiette appartate in auto, perché poi è questo il esattamente. trade union. Esatto, Sì, sì. esatto. Sì, tu diciamo che Sì, hai perché- scremato, sei partito da numero gigantesco Sì. e poi a livello di metodologia hai Sì, per ridotto il numero 10 Sì, a 4. per farvi un esempio, c'è anche stato l'assassino di Gorde negli anni, sul finire degli anni 80 in Germania, nord della Germania,
ha ucciso delle coppie, però queste coppie non erano appartate in auto, stavano facendo del trekking di giorno, Ok, quindi ok. proprio la Metodo metodologia è diverso. completamente Perfetto, diversa. perfetto. Poi abbiamo l'ultimo di questi 4 casi, che è il figlio di Sam. Il figlio di Sam. Sì. Madonna, raga, c'ho già paura. Allora, questo serial killer agì nel 76 e nel 77, quando il mostro di Firenze qua non ha ucciso nessuno. Quindi dopo Zodiac e prima del mostro. Dopo Zodiac dopo il primo omicidio del mostro di Firenze, il duplice omicidio del 74. Nel momento di Ok. pausa del Nel mostro momento di Firenze. pausa. Sì. Ci tengo a precisare subito una cosa. Cioè nel momento di pausa di attività del mostro di Firenze abbiamo questo, l'omicidio del figlio di Sam. Esattamente. Allora, è stato arrestato David Berkowitz. Lui. Lui inizialmente ha confessato tutti i duplici omicidi, Madonna, che collo che c'ha David. poi col tempo però si è confidato con Mauri Terry, che era un giornalista molto interessato al caso, e gli ha rivelato di aver ucciso solamente in un'occasione. Lui era affiancato da diversi complici. Ok. Nei casi si parla addirittura di 3-4 complici Ok. in ogni omicidio. Addirittura lui ha parlato di video snuff. Ah, gli snuff movie. Snuff movie, quindi addirittura ha parlato di quella. Snuff movie è una categoria pornografica in cui... Non è pornografica? No? È il Non film. per forza. Ho visto un film. Non per forza. Però è un fetish sessuale? No? Vabbè, comunque Beh- sono video dove vengono uccise delle persone. Però ci fai anche sesso? Prima Allora, che lo uccidi? snuff movie è un film dove c'è della violenza che effettivamente è stata commessa. Ok. Un esempio di snuff movie, però diciamo nel mondo animale, è un film di Ruggero Deodato, Cannibal Holocaust, dove c'è una Cannibal violenza, Holocaust, sì. c'è violenza Con le ai tartarughe, ai danni di che animali. orribile. Ah, che cazzo, me lo Infatti ricordo. Ruggero Deodato venne anche condannato per questa cosa qui. Mica hanno trucidato una tartaruga, me lo ricordo quel cazzo di film, Sì. orribile. Ed era effettivamente vero. E gli snuff movie, tra anche leggende e cose realmente successe, sono ad esempio la C'era un ripresa film. di un omicidio. Sì, ce ne sono. È il collezionista di ossa. Ci sono dei film che sono ispirati al fenomeno reale di snuff movie. Ah, ok. Sì, non è il collezionista di ossa, è un altro. Il duplice omicidio del 74 qua era già avvenuto e, come vedete dai giornali, lo avevano già chiamato il mostro. Il figlio di Sam non si è mai firmato il figlio di Sam, si è firmato Mr. Monster, Mr. Monster. si è firmato praticamente il mostro. Il mostro. Che però Infatti si parla di qui coincidenze. ci sta, cioè. No, infatti si parla di coincidenze. La cosa interessante e curiosa è che questo caso, il figlio di Sam, trova delle coincidenze sia con il caso Mostro di Firenze che con Zodiac. Infatti adesso trattiamo un attimino le coincidenze con il caso del Mostro di Firenze. Ci teneva appunto a firmarsi Mr. Monster e, come vediamo dai giornali, il Mostro di Firenze era già stato soprannominato il Mostro nel 74. Chiaro. Poi c'è da parlare delle date degli omicidi. Il primo omicidio del figlio di Sam avviene il 29 di luglio del 76. Ok. È una data che lui rivendica anche l'anno successivo. Lui manderà una lettera al giornalista Jimmy Breslin e dirà proprio: che cosa farete il 29 di luglio? Quindi potete immaginarvi nel Queens tutte le coppie non si sono di certo messe in auto quel giorno, e infatti lui non riuscì ad uccidere l'anno successivo, il 29 di luglio. Però è una data, torna indietro, è una data che però noi ritroviamo con il Mostro di Firenze. Il 19 di luglio? 29 di Il luglio 29 di luglio. dell'84 lui ucciderà Pia Rontini e Claudio Stefanacci. Ma non è l'unica data. Ce n'è un'altra data scelta dal figlio di Sam, che è identica praticamente a un'altra data scelta dal Mostro di Firenze. Stiamo già parlando di 2 dati. Nell'81 il Mostro di Firenze ucciderà giovedì 22, però giovedì 22 ottobre. Però i medici legali dicono che l'omicidio è avvenuto intorno alla mezzanotte, nel caso in cui A cavallo, diciamo. a cavallo tra il 22 e il 23. Chiaro. Il 23 di ottobre il figlio di Sam uccide, dell'anno successivo, nel 77, sempre nel 76 uccide il 23 di ottobre. Quindi abbiamo 2 date identiche, scelte dal figlio di Sam, identiche al... Ecco il Mostro di Ci Firenze. sono 365 giorni dell'anno, abbiamo 2 omicidi del Mostro di Firenze che corrispondono. Di casi specifici con la stessa modalità, sempre di coppie appartate, cioè. Sì. E queste sono le coincidenze rispetto Porca al caso puttana. Mostro di Firenze.
con questo non credo che Andrea voglia dire che si tratti dello stesso soggetto, ma No. che ci sia probabilmente da parte del figlio di Sam, non so, un copycat, Sì. una voglia di... Un'emulazione. Un'emulazione. Potenziale emulazione. Sì. Ok. Però le coincidenze riguardano anche Zodiac, perché noi abbiamo, innanzitutto lui manderà delle lettere sia agli inquirenti che ai giornalisti, esattamente come fece Zodiac, ha lo stesso modo di esprimere i concetti, perché lui qua parla della... Amo cacciare. Amo cacciare, vivo per la caccia, ed era un concetto espresso Anche da Zodiac. da Zodiac, assolutamente. Sì, si parlava anche di preda. Se non Ah, sì, sbaglio. è vero, Sì, è vero. Preda. esattamente. Poi andare avanti. Questo è molto interessante perché lui qua cita le Ladies House, che sono, cioè, facendo una piccola ricerca su Google Earth, salta fuori come prima risposta questo gruppo di case di San Francisco, molto particolare, dell'inizio del Novecento, tutte colorate, di San Francisco, che distano a soli 2 chilometri da Washington Street, che è il luogo dove uccise nel 69 il Zodiac, il tassista Paul Lee Stein. Minchia. Quindi queste Ladies House, di fatto sia io che Valeria, quando ci siamo imbattuti in queste Ladies House, ci siamo chiesti ma che cos'è che voleva dire con questo Ladies House? E invito tutti a scrivere Ladies House su Google immagini, e la prima cosa che salta fuori è questa: sono delle case particolari, un gruppo San di case Francisco. a San Francisco, dove è teatro di un omicidio di Zodiac, che tra l'altro dista pochissimo da Washington Street. Quindi questa, a mio dire, è una bella coincidenza. Possiamo andare avanti, Fede? Sì. Ok, poi anche nelle sue missive ci sono riferimenti all'acqua, spesso frasi che sono completamente fuori contesto. Lui Ok. sta parlando di Omicidi. omicidi, di qualcos'altro, e poi a un certo punto c'è questa frase. Le donne del Queens sono le più carine, sarà per l'acqua che bevono. Ed è una frase completamente fuori contesto, perché lui non sta parlando di... Questo è Zodiac. No, No, questo è il figlio di Sam. Ma porca troia, dai. Ed è una frase completamente fuori contesto che riguarda di nuovo l'elemento acqua. Ma che cazzo, così però, raga. Ma non è tutto. Può essere un'emulazione. È ma- un'emulazione, può essere assolutamente. Sì, però, raga, posso dire, ma erano arrivati tutti quegli elementi in così pochi anni dall'America a... Beh, No, sì, attenzione, sì. Sam... Qui dove? No, Sam dov'è? America. Ah, in America dove? Nel Queens. Ah, nel Queens. Ah, beh, sì, si sì. Può essere un'emulazione. conoscevano i dettagli Ah, ok, dell'inchiesta, quindi può del essere, Zodiac. può essere. Però, Poi per descriversi lui utilizza il termine, io sono il mostro, come vedete. Io sono il però mostro. scusatemi, magari molti degli elementi non erano emersi, cioè bisognerebbe vedere quanti elementi sono emersi, perché se la roba dell'acqua non era emersa... No, era emersa. Era La Water emersa. Theory, Ah, ok. sì. l'ho detto prima. Nel 69 la Scusami. Water Theory era già Scusami, resa ok. nota, tranquillo. Quindi lui lì di nuovo ripete, io sono il mostro. Belzebù, sappiamo tutti chi è Belzebù, ma non sappiamo tutti chi è Behemoth. Behemoth è un demone. Chubby Behemoth, Sì, Chubby è cicciottello, Sì, il paffuto Behemoth. il cicciottello Behemoth. Praticamente Behemoth è un demone biblico, citato per la prima volta nella Bibbia, che è una specie di bufalo d'acqua, No. che viene descritto con questa frase emblematica. Il che è, fiume può straripare, ma egli non ha paura, è sicuro di sé, anche se il Giordano dovesse avventarsi contro la sua stessa bocca. Quindi sempre l'acqua. Un demone che vive nell'acqua. Sì. Diciamo che quindi l'elemento acqua lo ritroviamo così anche fuori contesto nelle lettere inviate da il figlio di Sam. Beh, c'è da dire che, come direbbe Di Maio, l'essere umano è composto al 90% d'acqua, quindi Assolutamente. lo troviamo in molti elementi. Ora andrei a parlare di qualcosa di, a mio avviso, molto interessante. Se io vi dicessi che nella città natale di Joe Bevilacqua, che è Totowa nel New Jersey, che dista 35 km dal Queens, no? Troviamo tutti gli elementi cari a Zodiac. Per elementi cari a Zodiac, io oltre all'ossessione per i crimini non risolti, no? Noi sappiamo che Zodiac si scelse un logo, che è una croce, La croce, il una mirino. croce, un mirino. Le località legate all'acqua, Riverside, Lake Sì. Herman Road, Lake Berryessa. l'elemento acqua, l'ossessione per le coppie e il cinema. Perché il cinema?
Il cinema lui innanzitutto cita L'Esorcista, ma è anche un esperto di opere teatrali se vogliamo, quindi diciamo che l'opera in sé, no, cinematografica e l'opera teatrale è sicuramente un elemento Ok, che rimane. cara a Zodiac, esattamente. Perché vi dicevo che tutti questi elementi li ritroviamo a Totowa? Voi dovete considerare... Totowa è quello nel Queens. No, Totowa è la città natale dove Joe Bevilacqua ha passato tutta la sua vita, tutta la sua infanzia prima di trasferirsi in Germania a 18 anni. Ok. Dovete considerare che Totowa è una cittadina che all'epoca contava 10.000 abitanti. Pochissimo, ok? Ma è sempre stata circondata da 8 enormi cimiteri con più di 80.000 sepolture, quindi piena di croci. Io ho trovato delle informazioni che riguardano gente dell'epoca che diceva noi passavamo tutti i giorni nei cimiteri perché Era l'unica cosa che c'era, non c'era un cazzo, solo poi cimiteri. sono cimiteri aperti dove ci potevi entrare con l'auto, quindi anche soprattutto d'estate Andavano a plasare nei cimiteri. sì, andavano a plasare nei cimiteri, ma Che bel posto, un posto pieno di cimiteri. sì, andavano perché c'era l'ombra sotto gli alberi e non la si trovava perché era probabilmente Ok. in costruzione, tutto in Quindi costruzione. un luogo pieno di croci. Di croci, addirittura no, torno indietro un attimo. Sì. Quello lì è un luogo particolare, famoso a Totowa, che si chiama la Cappella delle Croci Cadenti, con queste enormi croci che sembra a forma che di cadano. cupola che sembra che cadano. Quindi diciamo che l'elemento croce, no? È caratteristico del luogo di nascita di Joe Bevilacqua. Esattamente. Addirittura c'è un monumento famoso. Sì, e non penso che tutte le cittadine americane abbiano 7 enormi cimiteri con più di 80.000 sepolture. No. Ok? È proprio Totowa che quasi possiamo dire che è Famosa per quello. sì, abbia il Guinness dei primati, insomma, delle sepolture. Tra l'altro cittadina piccola, quindi Sì, non esatto. con tantissimi Esattamente, elementi, no? esattamente. Cittadina piccola, pochi abitanti. Sì, oltretutto quella zona è sempre stata ci sono sempre state le tribù delle Lenape da millenni, Nativi americani? nativi americani, sì, che hanno Che come logo hanno una croce celtica. Sì. Sembra un po'. sì, quella è la croce della medicina, è uno dei simboli più famosi delle Lenape, che come vedete è, a mio avviso, molto molto simile alla croce celtica o il mirino di Zodiac. E questo logo noi lo troviamo addirittura sulle spille, sulle magliette. Già all'epoca c'erano Il merchandising. già all'epoca c'erano le fiere delle Nape, ok, dove vendevano oggettistica e accessori, come vedete anche sotto quel portachiavi con questa croce, questo sì, insomma, Tartaruga, tra l'altro. sì, tartaruga, esatto. D'acqua, non di terra. Anche i libri che vengono scritti sui Lenape riportano quel logo, seppur lì lo ritroviamo Chiaro, in un quadrato, chiaro. ma è quello. Poi noi abbiamo i luoghi legati all'acqua. Allora, sul finire degli anni 50 e inizio anni 60 nasce una leggenda, una macabra leggenda, la leggenda di Ennis Road a Totowa. Lì a Totowa, ok. Sì, a Totowa, sulla Riverview Drive. Che leggenda è? È la leggenda di una ragazza, ci sono varie versioni. Una versione narra la morte di questa ragazza perché sarebbe stata investita da un camion che l'ha trascinata per diversi metri, e un'altra versione narra proprio l'omicidio di questa ragazza. Da quel momento i ragazzi di Totowa, come vedete, dipingevano sulla Riverview Drive, su quel tratto, una bella strisciata rossa di sangue anche sul guardrail, lo facevano a ricordo di quell'evento, ok? Quindi diciamo che chiunque abbia vissuto a Totowa in quel periodo o anche solo sia andato a trovare i parenti, Diciamo un urban legend. Esattamente. E quindi gli americani che sono sempre un po' diciamo, Esattamente. americani. un luogo molto vicino all'acqua, perché questo è sul fiume Passari, Con una che è strisciata di adiacente. sangue finto, diciamo un Esattamente. rito che veniva fatto in questa Esattamente, cittadina. sulla Riverview Drive. Riverview. Sulla Riverview Drive, ok? Quindi si parla appunto di un macabro omicidio o insomma una macabra leggenda legata alla morte di una donna con tanto di sangue, quindi anche tangibile, Sulla ok? via sulla via del fiume, che si chiama via Fiume, Vista Esattamente. Fiume. Nel 48 poi apre un drive-in, ok? Il drive-in, come ben sapete, è un luogo sicuramente bazzicato da coppie appartate in auto che guardano il film, no? Molto spesso horror, tra l'altro. Esattamente, che prima magari di rientrare a casa si fermano proprio sulla Riverview Drive, perché la Riverview Drive era una lover's lane. Ah, quindi andavi diciamo A limonare. a ficcare, stavo per dire. Ah, anche sì. Andavi al drive-in e poi andavi a ficcare. Quindi nel caso in cui a Totowa
in quel momento storico ci fosse un guardone, diciamo che quello era proprio... Era il place to be. Esatto. Ok? Quindi abbiamo l'elemento, in questo caso sia il cinema di quegli anni, Le coppie, l'acqua e i segati che guardano quelli che Esattamente. Vabbè. Ma non è tutto, perché Totowa, in lingua lenape, voi dovete considerare che Totowa è il termine con la quale i Lenape, la tribù di Lenape che vive lì da millenni, nativi. sì, identifica le Great Falls e significa letteralmente acque cascanti. Acque cascanti. Quindi io trovo curioso che nella cittadina natale di questo soggetto si trovino praticamente tutti gli elementi cari a Zodiac. Poi posso dire, ma in più lui si chiama pure Bevilacqua, cioè quindi c'è tutto... Ma infatti È perseguitato dall'acqua. Dei traumi da acqua. Minchia, croci. veramente. a fine anni 60, se non sbaglio, comunque nell'arco di tempo in America in cui vennero rese note le ricerche, ma anche i consulti di psichiatri, qualcuno ipotizzò anche che l'elemento acqua fosse talmente un'ossessione del serial killer Zodiac che ci fosse la probabilità, questo lo dicevano in America, che all'interno del nome del serial killer ci potesse, anche all'interno del nome ci potesse essere la parola acqua. Sì, esattamente. Ok, questa è una lettera anonima del mostro di Firenze, giustamente lì c'è il punto di domanda, però se già questa lettera è giunta a noi, evidentemente qualcuno si è Vabbè, posto. una lettera ipoteticamente attribuibile al mostro di Firenze, non accertata. L'avvocato del Vanni, l'avvocato Nino Filastò, era convinto che questa lettera fosse... Va bene. Ci sono ancora dei contributi online su YouTube di interviste fatte appunto all'avvocato Filastò che parla anche di questa lettera. Ok, questa è una lettera Questa lettera arriva- anonima alla redazione della Nazione del 20 settembre 1985. Sono molto vicino a voi. Non mi prenderete se io non vorrò. È una O, giusto? Sì. Il numero finale è ancora lontano. 16 sono pochi. Non odio nessuno, ma ho bisogno di farlo se voglio vivere. Sangue e lacrime scorreranno fra poco. Non si può andare avanti così. Avete sbagliato tutto, peggio per voi. Non commetterò più errori. La polizia sì. In me, giusto? In me la notte non finisce mai. Ho pianto per loro. Vi aspetto. Chi conosce bene le lettere di Zodiac, in questa lettera ritrova tutti gli elementi di Zodiac, del suo modo di descrivere Diciamo un po' il enigmatico. suo, ma il suo linguaggio. Qua ci sono tutti gli elementi, perché qua fa una conta delle vittime, qua ce l'ha con la polizia, sottolinea il fatto che la polizia ha sbagliato tutto, ok? Quindi sono tutti elementi che ritroviamo nelle lettere di Zodiac, ma non solo. Io faccio il grafico, lavoro con la tipografia da tanti anni, torno pure indietro. Nel caso in cui questa lettera l'avesse mandata veramente il mostro di Firenze, nel caso il mostro di Firenze sia Zodiac, Zodiac non sarebbe mai stato così stolto da arrivare qui e scrivere nello stesso modo. Certo, ovvio, vabbè. Ci siamo? Però incredibilmente qua la curiosità è questa, che mantiene anche la struttura. In che senso? Zodiac scriveva con ogni parola molto distanziata l'una dall'altra. Ok. Scriveva in italico, le stesse parole distanziava le lettere, e quindi anche in quello noi troviamo una struttura molto simile alle lettere di Zodiac. Anche a livello di periodi sto notando come punteggiatura. Bravissimo. Io lì infatti volevo arrivare anche, perché nel caso in cui tu, da italiano che sa scrivere, no, devi mandare una lettera, fai periodi lunghi o periodi brevi? Scrivi. Sì, qui sono diciamo degli small quote. Sì, è come se questa persona si trovasse più a suo agio a scrivere tempi brevi. Sì. Brevi Ok. citazioni intervallate dai punti. Sì, Tum, esattamente. tum, Quindi cosa succede? Che siccome Zodiac ha sempre scritto in minuscolo, mai in maiuscolo, questo è un problema. Però c'è anche da dire una roba. Come vedete, ha scritto anche tante maiuscole. Ok. Ne ha scritte tante quante tutto l'alfabeto. Io cosa ho fatto? Adesso non andare avanti. Io le ho segnate tutte, le ho prese, le ho studiate e le ho messe tutte insieme. Ho composto l'alfabeto delle maiuscole di Zodiac. Ma che voglia c'hai, Andre? Ma che cazzo? Per Ma fare il quando ti metti a confronto, fare? Ma il scusa. confronto con la calligrafia. Bravissimo. Ma quando ti metti a fare ste robe?
È una passione. Ma tu sei, ma che roba, che lavoro incredibile, ma che poi. È una passione. Madonna, raga. Qualcuno direbbe Andrea un bel pazzo. Madonna, Senso raga. positivo. No, ma è incredibile. Cioè, Assurdo, io, ragazzi. a volte non ci voglio neanche di farmi una sega. Quindi noi abbiamo alla fine l'alfabeto delle lettere Sì. maiuscole di Zodiac finalmente, e quello che ho fatto, che lo vedrete adesso, è confrontare le singole parole, no, da quella lettera con parole ricostruite col suo alfabeto. Questo intanto è l'alfabeto di Zodiac. Queste Delle sono lettere tutte le maiuscole. lettere di Zodiac, Sì. che effettivamente quasi tutte simili. Ok? Prova ad andare avanti. No, brother, non ci voglio No. credere. È il confronto fare le parole della lettera anonima e le parole Con solo le parole maiuscole. maiuscole composte da Zodiac. Beh, raga, sono uguali. No, ragazzi, non ci posso credere. Io faccio il grafico, nel senso, No, vabbè, follia, raga. e lavoro con la calligrafia da anni. Dai, ma non è possibile. E tra l'altro Zodiac scriveva in questo modo. Io sono più italico. scioccato che voglia c'hai di fare sta roba. Beh, È un lavoro incredibile, ma perché non vi dovrebbero assumere? Ma sono scritte proprio uguali, raga. Io- Adesso non è che ci vuole un perito, Sì, che cazzo, sì. sono identiche. sono identiche, sì. No, è l'intuizione che hai avuto soprattutto, oltre al lavoro di ricerca e di comparazione. Cioè l'intuizione che hai avuto sì. nel sottolineare le maiuscole. No, sì, allora, cioè, se devo dire, ci sono alcune cose, per esempio il luogo di nascita, le croci, quella cosa lì dici un po' tirata per i capelli. Alcune ovviamente. possono essere Alcune- casualità. Curiosità. Sì, cioè, le trovo onestamente tirate. Questa, raga, No, è assolutamente questa è allucinante. tosta. Sì, anche perché veramente focalizzandoci sulle singole parole. No, cioè se io vedessi raga. questo direi ovviamente la stessa persona. Tra l'altro è passato del tempo, quindi No, cambia ma un po' in la più- Leggera differenza. Ma in più può io essere direi, anche cioè, per quello. adesso, cioè, quello che penserei è, se abbiamo la lettera di Zodiac, abbiamo la lettera del mostro, possiamo... Non è lettera del mondo, è una lettera. No, una no, una lettera lettera- ipotetica sì. del mostro, Sì. ma abbiamo una persona che possiamo collocare sia nei luoghi degli omicidi di Zodiac, sia cioè lì cazzo, Quantomeno vale la pena approfondire. quantomeno vale la pena riaprire il caso e approfondire. Cosa che però ci hanno detto che già sta avvenendo, a quanto pare, forse, non si sa. Io Dobbiamo ho usare il usato condizionale. perché il Parrebbe. condizionale, no, chiaramente sono la prima ad attendere Certo, parrebbe conferme ufficiali. che. Ma dobbiamo scrivere, sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scrivere a chi sta indagando, dobbiamo chiedere vedranno questa puntata, una dichiarazione ufficiale. Che ci diano se dovete fare la dichiarazione datecela a noi. Che c'è. Come Guardate- esclusiva mi sembra il minimo col culo che se stiamo a fare. Posso dire qualcosa su questa lettera? Come accennato prima, l'avvocato Filastò, difensore di Mario Vanni, più volte ha dichiarato di essere convinto che questa lettera fosse proprio del mostro di Firenze. Ma perché soprattutto? Per quella prima frase: sono molto vicino a voi. Durante la scia omicidiaria del mostro di Firenze, soprattutto negli ultimi anni, gli stessi inquirenti resero noto attraverso la stampa che a loro avviso qualche aggancio con le forze dell'ordine il mostro potesse averlo. E quindi, giustamente, l'avvocato Filastò, quando lesse "sono molto vicino a voi", fece 1+1. Ma perché anche? Tra l'84 e l'85, durante appunto gli ultimi omicidi del mostro di Firenze, venne organizzato un protocollo di sicurezza, o meglio, nel momento in cui sarebbe scattato l'allarme sarebbe stato circondato l'area del crimine per organizzare posti di blocco e quindi eventualmente fermare il colpevole. Il mostro di Firenze nell'85, guarda caso, fa una cosa che non aveva mai fatto: uccide una coppia in tenda di stranieri. Il protocollo peraltro prevedeva delle coppie finte di forze dell'ordine in macchine blindate, Ah, certo. e lui va a colpire una coppia in tenda con tutti i suoi rischi e pericoli. Dici che aveva già delle Come se informazioni. come se è come se andasse a Se avesse colpo delle sicuro. informazioni in più, E certo. tutti i rischi e i pericoli che corse effettivamente, perché il ragazzo francese, attenzione, per poco non si salva, nel senso che riuscì a sfuggire da quella tenda, a mettersi in salvo per pochi istanti, perché corse verso purtroppo la parte sbagliata, ma se avesse imboccato la strada si sarebbe salvato. Ok? Quindi i rischi che corse il mostro furono evidenti, perché cercò
una coppia non in auto ma in tenda. Che roba incredibile. E tanto è vero che, se non sbaglio, il dottor Vigna su un quotidiano a caratteri cubitali, il titolo di questo articolo diceva: il mostro sembra sempre un passo avanti a noi. E quindi Ed effettivamente, se fosse, voglio usare il condizionale, mi raccomando, perché di querele ne ho già ricevute troppe. Ho detto se e ho detto fosse. Aiutatemi a dire se. Joe Bevilacqua, potremmo dire che Ganci, essendo un militare che ha lavorato sotto copertura, potenzialmente potrebbe avere dei contatti con le forze dell'ordine italiane. Ma noi possiamo dire con certezza che Joe Bevilacqua ha lavorato per i servizi segreti italiani? Italiani no, Non possiamo sicuramente svolse attività sotto copertura per il governo americano. assolutamente. Ok. Allora Andrea, questione anagramma. Sì, che avete infatti già affrontato alla fine della puntata di Muschio. Devo spendere un paio di parole perché ho visto che tante persone si sono interessate a questa scoperta, ma tante non l'hanno capita. Nel senso che mi è stato detto da alcuni amici, però diciamo che hai tirato fuori una frase che forse volevi trovare tu. Ok. Perché in quella puntata di Muschio, sul finale, parlammo anche di questo anagramma che aveva analizzato Quindi, Andrea rispiegacelo meglio. per noi. Vai. Beh, allora, innanzitutto, Parliamo sempre dell'unica lettera accertata dagli inquirenti attribuibile al mostro di Firenze, perché riguarda la rivendicazione dell'ultimo omicidio del mostro di Firenze, in cui all'interno della busta viene trovato anche un lembo di seno appartenente a una delle vittime. esattamente. Allora, queste sono innanzitutto lettere incollate con una colla poco resistente a base di destrina. Quindi questo ha permesso agli inquirenti di scollarle tutte E di leggere il retro. e di leggere il retro. Su tante lettere che vedete ci sono parti di articoli, ci sono parti di grafiche, quindi diciamo che dalla quale non si possono Ricavare nulla. ricavare nulla, e poi ci sono delle lettere chiare, evidenti, ok? Giganti. E io, lavorando appunto con le immagini, con la tipografia, guardando una sua puntata una volta, io subito mi sono reso conto che da 2 blocchi di lettere che ci ha lasciato il mostro di Firenze potevi già creare 2 parole. Questi blocchi sono olte se, dietro la parola, davanti ci sarebbe la parola della. Attenzione, perché chi non ha capito questo giochetto pensa che si possa prendere la O di Olte e la L e la T e dividerle. No, in realtà il mostro di Firenze ci ha reso la vita molto facile. Io ho mantenuto esattamente i gruppi di lettere come ce l'ha lasciati lui. Così, ok. E se voi Non vedete... l'hai costruita tu quella No, frase. no, assolutamente. Cioè, dove c'è Olte 6 hai tenuto Olte 6. Olte se, la I non c'è Olte 6, neanche. scusami, Olte 6, dove c'è IU, questa qui questo è IU. IU e IU. Quindi hai tenuto IU unito. Sì. E quindi le probabilità di fare una roba di senso compiuto sono difficili, cioè sono molte meno. Oltretutto, mantenendole così, salta fuori nel giro di 2 minuti l'unica frase. Questa è l'unica frase di senso compiuto Possibile. se si mantengono le lettere così come sono nei gruppi di ritagli. lettere, I gruppi di lettere come sono nei ritagli. Perché diciamo le contestazioni in quella puntata di Muschio, quindi che avevi letto tu, erano relative al fatto che secondo qualcuno non era chiara questa costruzione, che non è tua però. Esatto, quindi se noi prendiamo i gruppi di lettere insieme, non li dividiamo mai, abbiamo te, olte, se, u, p, o, d, v, io, a, o e un h. Esatto. Quindi l'unica combinazione, se si mantengono questi gruppi così senza dividerli. Prima di arrivare lì, però, io ci terrei a Vabbè, però diciamolo perché tanto Sì, è la frase è Dio a volte io ho più sete, che ovviamente ci riporta alla teoria dell'acqua. E invitiamo chiunque a provare altre combinazioni. Vabbè, ovvio, se siete dei maghi dell'enigmistica, provateci. Sì. Allora, io guardando i retri delle lettere e subito avevo cancellato mentalmente tutto quello che non mi serviva. Perché ho detto che con 2 gruppi di lettere potevi già arrivare a creare delle parole a senso compiuto? Torna indietro, guarda questo, olte e sotto c'è una V, volte. Hai U e una P di fianco e hai già 2 parole fatte e finite, più volte. Poi hai se, te, più volte sete. Poi hai un H sotto con una O lì in alto, O.
Quindi veramente ci ha reso la vita facile. Sì, Nel sì. caso in cui abbia veramente voluto farci trovare una frase, ci ha reso veramente la vita E facile. ricordiamo una cosa, l'elemento della colla, ne avevamo già parlato. Che Ma sono state usate 2 colle differenti, cioè questo è un elemento importante, Utilizza ovvero 2 colle per differenti. chiudere la busta è stata utilizzata una colla che se l'avessi applicata sulle lettere non avrebbe permesso di vedere il retro. Di conseguenza si può dire che chi ha fatto quella lettera ha deciso scientemente di utilizzare 2 tipologie di colla, una per chiudere la lettera, per chiudere la busta, una per incollare le lettere. Ma c'è un altro affinché elemento. si potessero staccare Esatto, e leggere il e retro. leggere il C'è retro. un'altra curiosità. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma perché ha utilizzato 2 colle? Utilizzava la destrina anche per chiudere la busta. Cioè, è come se il mostro volesse dirci che aveva competenze. Perché utilizzare 2 colle? Utilizzi la destrina per i 51 ritagli, chiudi la busta con la No, stessa è proprio colla. il suo gioco, cioè è proprio un Lui gioco sapeva, è di come- intelligenza, è una sfida. E aveva competenze, sapeva che quella lettera sarebbe stata studiata dai periti chimico-merceologici e che che sarebbe emerso l'utilizzo di 2 colle, Beh, diciamo cosa che che poi è accaduta. Quando avrebbe avendo- potuto utilizzarne una. No, vabbè, se ne usi 2 è evidente che lo stai utilizzando per un motivo, scusate raga. Cioè, io No, ma la domanda è questa: perché utilizzi per 51 ritagli la colla a base di appunto, destrina e dico. non chiudi la busta con quella? Appunto, quello dico, se usi 2 colle diverse è ovvio che c'è un motivo per il quale stai usando 2 colle Ma diverse. Per me è un messaggio, è come dire, Certo. io so la differenza tra le 2 colle. Sì, sì. Per i ritagli uso la base di destrina perché so che attraverso quella colla voi staccherete i ritagli uno a uno. anche perché comunque nella costruzione non solo di questa teoria, ma in generale la costruzione della ipotetica psicologia di Zodiac c'è Ci questa sta. sfida costante, Sì, no, c'è questa Assolutamente. cura nel È- dettaglio maniacale. questa rivendicazione della propria intelligenza, della propria superiorità. C'è una curiosità che a mio dire è molto interessante, perché c'è una frase di Zodiac quando menziona l'omicidio perpetrato con la pistola. Lui scrive: è stato facile, ho solo dovuto innaffiarli come se avesse un tubo dell'acqua. Questo chi? Zodiac. Ok. È stato facile, è bastato innaffiarli come se avesse un tubo Sì, dell'acqua. questa l'avevamo letta. Sì, sì, sì. Sì. La persona in questione, secondo un articolo del 2008, ha lavorato nella serra dello zio dagli 11 ai 16 anni e, secondo le sue stesse parole, passava tutti i giorni a innaffiare le piante. Questo Gio Bevilacqua. Sì. Questa frase, che lanciata così, a caso, in una delle sue lettere, la possiamo ritrovare in un gesto quotidiano che questa persona fece in gioventù, Nella sua tutti i infanzia. giorni, dagli 11 ai 16 anni. Quindi divenuto un automatismo, una cosa estremamente facile. Sì, tante volte i serial killer, chi ha mandato lettere, menziona qualcosa che è capitato nella sua vita. Nella sua infanzia. Nella sua infanzia, spesso delle attività quotidiane, di routine. Chiaro. E invece che cos'è questo rapporto del racist su Gio Bevilacqua? Ecco, questa è una cosa. Il racist. Vai. Racis. Ah, no. Cos'è il racis? raga? Adesso ve lo spiego. Ok. Il RACIS è un raggruppamento speciale dell'Arma dei Carabinieri. Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche Reparto Analisi Criminologiche. Esatto. Cosa accade? Accade che Francesco Amicone inizia la sua inchiesta, denuncia Bevilacqua lo querela e iniziano tutte le attività investigative del caso fino a quando fino a quando la procura ingaggia il RACIS per fare una comparazione, un'indagine su Giuseppe Bevilacqua e una comparazione tra i delitti del mostro di Firenze e di Zodiac. Questo Ok. è il raggruppamento Carabinieri RACIS italiano. Ok, sì. Io l'ho letto tutto, il rapporto è molto interessante, se volete poi ve lo passerò. Fanno una comparazione tra i delitti, effettivamente si evince che c'è una coincidenza temporale, ossia Zodiac sparisce per sempre a gennaio del 74, mostro di Firenze arriva a Firenze, appunto, le campagne fiorentine a settembre 74, e quindi anche i movimenti stessi Certo. di Gino Bevilacqua effettivamente vengono sottolineati. Ma c'è un aspetto inquietante che è la conclusione del RACIS. Quindi, ripeto, la procura ingaggia il RACIS, gli chiede
consulenza. Ma qui la biografia, tu fanno riferimento alla biografia del Bevilacqua, Esatto. intendono una biografia scritta da lui o analizzando la sua vita? La sua vita. Ah, intendono la sua vita. Quindi quindi il rapporto dice: riferite agli aspetti personologici e comportamentali risulta di sicuro interesse la biografia, intesa come vita vera e propria, del Bevilacqua, che per gli elementi a tutt'oggi a disposizione di questo reparto appare costellata da lunghe e diversificate esperienze insite di particolari di interesse psicocriminologico. Di conseguenza loro dicono: la vita di Gio Bevilacqua è di interesse psicocriminologico. questo lo dice l'Arma dei Carabinieri. Ora, non sappiamo sulla base di quali elementi. Qualcuno può dire perché è stato in Vietnam, ma non può essere solo quello. Cioè, non è che tutti coloro che tornano dal Vietnam hanno una vita costellata da lunghe e diversificate esperienze insite di particolare interesse psicocriminologico. Non Altrimenti diventa- varrebbe, penso, per la stragrande maggioranza di militari all'interno dei Esatto. contesti di guerra. Certo. Quindi noi non sappiamo, però sappiamo una cosa, che durante l'inchiesta, i processi, le indagini di questa vicenda, Zodiac, mostro Zodiac, il signor Bevilacqua non è mai stato sentito dalla procura, non c'è mai stato un confronto, un interrogatorio. Sappiamo che i carabinieri bussarono a casa sua. No, ma è un peccato. Cioè, è un peccato Non è anche stato- per lo stesso Gio Bevilacqua e la stessa famiglia di Gio Bevilacqua, nel senso che qui sorgono dei dubbi spontanei. Dipanarli è giusto e corretto anche nei confronti della famiglia stessa di Gio Bevilacqua, perché e quindi è un peccato che questa cosa, se venga fatta, cioè se sta avvenendo in questo momento, stia avvenendo con Gio Bevilacqua postumo, perché c'era tutto il tempo per farlo, cazzo, Francesco non Arricone postumo. più volte ha Cioè, sollecitato, anche tramite i suoi legali, un confronto, un interrogatorio. Nulla di tutto questo. Sappiamo che i carabinieri nel 2018 bussano alla porta di Bevilacqua, ma c'erano vari familiari e peraltro, oltretutto, in quel verbale del 2018 già Bevilacqua scrisse a verbale che dichiarò, e venne scritto a verbale, che lui e Pacciani si conoscevano. Quindi i carabinieri usciti da quella porta avrebbero dovuto fare, a dire alla procura: scusate, c'è qualcosa che non torna, perché a processo 94 sì, ma infatti non si è conoscevano. spiacevole dirlo, ma sarebbe veramente un beneficio anche per l'onorabilità di chi, di chi deve tutelare e deve tutelarci, cioè nel senso Perché ci sono semplicemente anche troppe coincidenze per ignorare completamente questo punto. Esatto, sì. Sono troppe, effettivamente sono troppe, oramai Coincidenze per fortuna è temporali, sotto, territoriali, è sotto- metodologiche. è sotto gli occhi di tutti. Io per questo ho approfittato del vostro invito, perché è giusto che anche il pubblico che non conosce a fondo la vicenda del mostro di Firenze giudichi con Tutti gli elementi. Sì, con occhi diversi rispetto al mostrologo che ha le idee chiare, fisse e difficilmente modificabili. Mi spiace che ogni volta che trattiamo dei casi di crime italiani, quello che emerge, o spesso non solo quando li trattiamo noi, perché anche se vedete il documentario di vari casi, Le Vatican Girl, se voi andate a vedere i documentari dei gialli italiani, emerge quasi sempre, diciamo, una sorta di incompetenza e di superficialità, che è un peccato quindi quello che volevo dire è: cazzo, riaprite le indagini e difendete la vostra onorabilità. Cioè, è folle che due persone, due privati cittadini si facciano un culo così su delle cose che ci sarebbero dovute essere delle persone che vengono pagate per questo a farlo. Possiamo aggiungere una nota di colore in tutto questo, che in realtà l'arrivo tardivo delle forze dell'ordine è presente in moltissimi gialli. Cioè ci sono un sacco di caratteristiche di gialli classici, alcuni anche che abbiamo menzionato in apertura della scorsa puntata, dove le forze dell'ordine non riescono e un singolo privato cittadino si mobilita per arrivare alla verità. Anche Dario Argento riprese questa cosa, ad esempio, no, con l'investigatore privato, è anche una cosa molto tipica nei noir. Forse anche, diciamo, una nostra prospettiva, questo va detto, nel senso che noi abbiamo ovviamente la percezione su casi molto sfaccettati, molto complessi, certo, ovvio. e tendiamo
tendiamo magari a vedere in un certo modo perché abbiamo determinati elementi. Però ci sono 2 o 3 cose che ti viene da dire, cavoli, ma perché non avete analizzato il retro delle lettere e perché ci è riuscita lei e ci sono delle persone cazzo formate e che hanno studiato per far questo che non ce l'hanno fatta o magari nemmeno ci hanno provato a farlo, che è ancora peggio per assurdo. Poi quello che diciamo... Cioè non è nemmeno un tema di incompetenza, quello che dicevamo... è un tema di negligenza. Che è molto italiano, diciamo. Mi rivedo più nella negligenza che nell'incompetenza. Francesco Micone da cittadino ha affrontato questa indagine, questa vicenda, questa inchiesta con impegno. Praticamente ha passato gli ultimi anni della sua vita a fare solo questo e ciò nonostante è stato condannato per diffamazione. Ecco, questa è la... Sì, diciamo che noi rispettiamo le sentenze, per l'amor di Dio, certo. Però secondo noi era giusto portare tutti gli elementi sul tavolo e dire questo è quanto. Poi ovviamente, ripeto, così come abbiamo detto nell'incipit nella prima puntata di Pulp, stiamo parlando di teorie investigative che ad oggi non hanno alcun tipo di riscontro tramite gli inquirenti. Questo stiamo parlando. Di conferme. Poi più che altro. Sta agli occhi di chi guarda giudicare come pertinenti, meritevoli di attenzione o meno. Sì, ecco. Diciamo che noi con Pulp siamo molto interessati appunto all'approfondimento di piste che spesso sono lasciate insomma un po' così, come anche con Pietro. E cercare di farlo con le dovute proporzioni, cioè nel senso qui non c'è assolutamente la volontà di denigrare o macchiare l'onorabilità e il ricordo di Gio Bevilacqua in quanto persona, cioè non c'è la voglia di demonizzare, di fare processi sommari, anche perché in televisione siamo già pieni e ne abbiamo pieni coglioni. A me personalmente, credo anche per parlare noi di Davide, sì. Il modello Iene, il modello Striscia la Notizia ci fa schifo al cazzo e quindi non è questo, cioè l'intenzione non è quella di demonizzare Gio Bevilacqua, ma di dire guardate che ci sono dei punti interrogativi a nostro parere che ha senso dipanare, a maggior ragione anche per l'onorabilità stessa di Gio Bevilacqua e per la famiglia di Gio Bevilacqua. Attenzione. Sì. E a proposito di mostro, ciò che infatti ci fa schifo, diciamo, al massimo è proprio il cosiddetto sbatti il mostro in prima pagina. Noi cerchiamo semplicemente di sottolineare dei punti interrogativi che ci sembrano rilevanti, come appunto abbiamo fatto magari con Pietro Orlandi in relazione ad alcune figure ecclesiastiche. Noi non abbiamo la certezza di nulla, però abbiamo degli elementi che secondo noi sono elementi interessanti per il pubblico e eventualmente poniamo delle domande per dei casi italiani, cercando di stare fuori da tutto clamore e la caccia alle streghe, ecco. Sì. Posso aggiungere nell'inchiesta di Francesco Micone non sono stati valutati, approfonditi e studiati una marea di elementi, troppi, non è stata presa proprio in considerazione. Ma perché Micone non può venire qua a parlare? Perché è sotto processo. Ma sti cazzi, può venire uguale. Se ne può sbattere le palle. Raga, io ho 1000 processi per diffamazione. Ma che cazzo te ne frega? Quanto so, probabilmente. Vabbè, vedremo. Forse, ragazzi, ci sarà una puntata 3 che potrebbe essere anche la 4. In realtà, considerano quella di musica, quindi un volume 4 con Amicone. Io volevo aprire un altro punto interrogativo, ma qui dovete ascoltarmi molto bene perché qui entriamo proprio in teorie del complotto vere e proprie. Ma io la metto lì sul tavolo perché se mai fosse si potrebbe... Cos'è quella roba lì? Cos'è? Un pene? Appunto... Parliamo proprio di una teoria del complotto. Se, e dico sempre se, sto usando il condizionale, se dovesse venire fuori in un futuro prossimo che queste teorie corrispondevano a verità, ci sarebbe un'ulteriore domanda da porsi, secondo me, ovvero... Parliamo di una persona, riguardo a queste teorie, che comunque ha avuto un addestramento militare, ha lavorato per i servizi segreti americani. Ci sarebbe da domandarsi se questa cosa deve essere vera, se ha ricevuto delle coperture, se ha interagito con i servizi segreti italiani, perché diciamo che parliamo comunque di un periodo storico in cui i servizi segreti italiani, diciamo, hanno fatto e commesso cose, cioè fuori da questa cosa qui, non molto limpide. Sarebbe da domandarsi che tipo di ruolo avesse, e pongo l'accento su cosa, se le cose che ha fatto non fossero in qualche modo concordate con i suoi superiori, perché allora lì si disegnerebbe una cosa in cui la
strategia della tensione, la strategia della distrazione di massa, che è una cosa che esiste e c'è, lui potrebbe essere il braccio armato di governi per, diciamo, per seminare il panico in periodi in cui serviva una distrazione. Ripeto, cioè qui entriamo proprio nella fantascienza, allora, ovviamente. Una cosa certa che possiamo dire è che noi stiamo approfondendo e abbiamo la volontà di fare delle puntate tematiche anche proprio sulle strategie del terrore, della tensione, in relazione a servizi segreti e fatti storici italiani, alcuni ancora, diciamo, con tanti punti interrogativi. Quindi, certo. In realtà, qualora ci fosse una situazione del genere, non sarebbe così strano per l'Italia. Questo esatto. non sarebbe una novità. Però, cioè io quello che stavo disegnando è un serial killer a servizio dei governi che semina il panico a libro paga dei governi. Cioè, se prende una roba, raga... cioè, ti dico che non in questo caso, ma in generale non è una cosa che mi lascerebbe di stucco, no, considerando il metodo. Però acclararlo certo, non succederà mai, ovviamente. No, ovviamente no. Però sarebbe un fatto storico. Certo. volevo dire che la questione depistaggio all'interno della vicenda del mostro di Firenze è questione nota, è un argomento caldo che ancora è sul tavolo di discussione. Io e il dottor Carlo Palego abbiamo inviato un esposto alla Procura di Firenze con la nostra ricostruzione di quanto accadde a Baccaiano nel 1982, quando il mostro di Firenze uccise Paolo Mainardi e la povera Migliorini. Perché? Perché quell'evento, quell'omicidio, quei frangenti furono spartiacque, nel senso che nell'82 si ritrovarono all'interno del fascicolo processuale del 1968 dei bossoli identici a quelli espulsi dall'arma del mostro di Firenze. Il fatto è che anche magistrati dell'epoca dissero: ma cosa ci fanno questi bossoli all'interno di un fascicolo processuale? Oltre al fatto che proprio nell'82 si apre la pista sarda, appunto, perché nel 68 venne uccisa quella coppia. Chiaro. E venne condannato il marito sardo della donna. Il discorso è proprio questo, che il mostro lì commise un errore nell'82, perché per la prima volta ci fu un sopravvissuto per poco tempo, ma per l'unica e ultima volta arrivò un'ambulanza che portò via un ferito. E quindi la nostra ricostruzione si basa sul fatto che il mostro compì un errore ed ebbe paura di essere scoperto, anche perché la dottoressa Della Monica si inventò, diciamo, uno stratagemma, ossia fece dire alla stampa che il povero Migliorini parlò e diede informazioni circa l'identità. e invece non parlò. No. Fu una strategia Per spaventarlo, per farlo cadere in errore un'altra volta. E da lì poi successero lì nasce la queste... pista sarda, che è un elemento spartiacque. Tra l'altro della posso vicenda. dire una cosa della pista sarda, io mi ricordo malissimo, però l'ho seguito anch'io. Io ricordo di una persona che è stata arrestata che deteneva una pistola simile e che poi una volta liberata è stata trovata morta, bruciata viva nella macchina, non mi ricordo il nome. Allora, questo è Francesco Vinci. Vinci. Sì, Francesco Vinci effettivamente fa parte delle cosiddette morti collaterali. Perché anche lì c'è dire che c'è sì, vero. la volontà di insabbiare, cioè Vinci, lui viene incarcerato in quanto mostro, viene liberato perché detentore di una pistola, no. Nell'82 viene incarcerato proprio perché si apre la pista sarda. Ma cosa succede? Che viene scarcerato Perché il mostro continua a operare. Ma vennero incarcerate diverse persone, solo che il mostro puntualmente tornava a uccidere, quindi di volta in Però volta. proprio sulla pista sarda Vinci poi viene trovato morto carbonizzato all'interno della sua auto. Caprettato e carbonizzato all'interno della sua auto. Sì. E No. questa è effettivamente una morte collaterale. E per collegarci sempre ad un'altra puntata, no? Noi abbiamo fatto la puntata con Pino Rinaldi su una bomber, anche là ci sono state ipotesi di depistaggio, ipotesi di strategia della terrore. Momento in cui l'indiziato numero 1 finisce sotto stretto controllo, continua ad agire, forse un copycat, forse un complice, forse il vero una bomber. Quindi nel disegno italiano appunto rimane molto coerente anche questo tipo di... Palego e me, storia. l'attenzione
nell'82 si è dovuta spostare altrove perché si stava incanalando probabilmente su una corsia pericolosa, quindi spostiamo l'attenzione e apriamo una pista che durò anni, perché poi da lì non che si aprì una pista, si aprirono indagini, ci furono persone incarcerate, il Salvatore Vinci veniva controllato quotidianamente giorno e notte, quindi per anni, quasi 7 anni durò questa indagine. E nell'immaginario collettivo mi sento di aggiungere, magari prima delle vostre ricerche, prima dell'inchiesta Amicone, prima della nostra puntata di Muschio, la pista sarda forse rimane tutt'oggi quella più accreditata. No, ce n'è anche un'altra. Io prima di questa puntata avevo una convinzione, però vabbè, basata su che era quella del medico. Ok. Cioè che è una leggenda metropolitana, ovvero che c'era un medico che aveva imbalsamato il corpo della figlia morta e di conseguenza le parti molli nell'imbalsamazione, non so come cazzo si dice, nell'imbalsamare la figlia, le parti molli andavano cambiate perché si deterioravano nel tempo, e motivo per il quale poi lui asportava vagina e seno. Era un medico svizzero. È vero. Vabbè, ma in realtà nella mia testa era così perché mi intrigava sta roba No, qua, io che dicevo aveva che, una roba diciamo, un po' horror, quindi dicevo non avevo elementi. Quella comunemente diffusa credo sia ad oggi ancora la pista sarda, no? Cioè per il pubblico generalista. Beh, anche il Pacciani, medico, anche Pacciani, il medico, sì, Pacciani. no. Ma c'è anche il filone perugino, quello collegato al... No, ma poi ricordiamoci anche la morte del Tucci. Pacciani, ragazzi, è sospettissima. Sì, sì. Cioè, Pacciani viene trovato morto. Sono esperto anch'io di queste cose qua, ragazzi. Pacciani viene trovato morto all'interno della sua abitazione. Nell'autopsia viene fuori che lui aveva assunto dei medicinali cortisteroidi che non gli erano stati prescritti, ma per una persona che aveva patologie cardiologiche come la sua era proprio sconsigliato prendere quel tipo di medicinali perché poteva provocargli un infarto. Adesso non ricordo, ma forse erano farmaci che lui non prendeva regolarmente. Non prendeva, no, non prendeva. Ragazzi, che puntatone vi abbiamo regalato, ragazzi. Continuate a guardare quella merda. Lo taglia tutto ogni volta. Ma metti il beep. Dai, Ragazzi, grazie mille. Grazie mille ai nostri ospiti. Grazie ci hanno a voi. regalato 2 puntate pazzesche. Questo è Pulp Podcast, amici, e non abbiamo intenzione di fermarci qui. Lui ha inviato il DNA del tipo Ok. agli americani, e gli americani hanno riaperto il caso, e quindi anche a Firenze sono stati costretti a riaprirlo. Sembrerebbe. Quindi lunedì esce questo e lunedì dopo esce la seconda parte di questo. Di questo, sì. Ok. Ah, è vero, anche Masini è vicino agli scopeti. Chi? Raga, Gio Bevilacqua e Marco Masini. La teoria. Beh, in una prossima serie Vediamo quante canzoni ha parlato di acqua Masini. ci vorrebbe il mare. Di Masini? Porca troia, raga, sapevo io Masini. Sapevo io che Masini ci nascondeva qualcosa. Quando Sa, vuoi. dentro Shaman King quante volte dice acqua. Quando vuoi.